Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come affilare dei coltelli con le pietre della Lansky, con questo kit completo. In molti mi avete chiesto di provare a riaffilare i coltelli della Lidl, quindi colgo l'occasione per farvi vedere questo kit della Lansky e come utilizzarlo per affilare dei coltelli che non tagliano praticamente niente. Io con la stampante 3D mi sono stampato anche un supporto per la morsa della Lansky che si infila praticamente così, e questo è un supporto che io uso per affilare i coltelli. Il kit è composto, come avete visto, da una morsa per fermare il coltello e delle pietre abrasive che vanno da una grana di 70 fino a una grana 1000. Praticamente si utilizza la grana 70 per un filo praticamente distrutto, fino ad arrivare a una grana 1000 per fare il filo a rasoio praticamente. Nel kit c'è anche l'olio, che va messo un goccio sopra la pietra, e i supporti per la pietra. Questi sono indispensabili per far sì che l'angolo di affilatura sia corretto. Come fare a posizionarle? Qua è presente una piccola vite che va aperta completamente. Appoggiate il supporto sul tavolo, inserite la pietra e con una mano date una bella stretta. Mi raccomando che il supporto sia completamente in asse con la pietra stessa, perché se no si crea un angolo oppure uno scalino che non è consigliabile, diciamo, via. Il supporto per la lama è formato innanzitutto da due viti di serraggio, quindi una volta inserita la lama all'interno, facciamo un esempio pratico, una volta inserita una lama all'interno, la bloccate con questi due viti, ok? Per questa affilatura ho deciso di partire da una grana della pietra non tanto abrasiva, perché sì, non tagliano niente, però hanno ancora un po' di filo, quindi partirò da una pietra intermedia. Sono un po' indeciso se la 280 o la 120. Vabbè, partiamo dalla 120. Prima cosa da fare, come dicevo, è posizionare la lama nella sua morsa, diciamo a circa metà. Innanzitutto, dato che si maneggiano lame affilate, usiamo sempre i nostri guanti. Con un cacciavite intanto stringiamo questa, fissiamo l'ultima. Il coltello praticamente è fisso al suo posto. Goccia d'olio sulla pietra, proprio una goccia, ecco. Con un pezzo di Scottex io levo l'olio in eccesso, fisso il primo supporto della pietra e adesso guardo qual è l'angolo esatto. Tramite questi fori scelgo l'angolo. Se volete essere sicuri dell'angolo, un trucco è questo: con un pennarello segnate il filo, ok? Con la pietra provate un attimo. E quindi con un movimento del genere iniziamo ad affilare. Io di solito faccio così: 3 passate così da un verso, giro, 3 passate dall'altro, finché non si crea una piccola bava sul filo del nostro coltello. Iniziamo. Giriamo la lama e continuiamo la nostra filatura. Altre 2 passate dal lato opposto. Ok, e adesso solito lavoro con quelle altre pietre. Questa e anche questa.
3 passaggi da un lato, 3 dall'altro, altri 2 da uno, altri 2 da un altro, e poi se volete un altro passaggio per levargli la bava. Solita goccia d'olio e proseguiamo. Come movimenti potete fare o questo o anche un movimento circolare. Io tendo a fare un po' e un po'. La filatura dovrebbe essere terminata. Ora mettiamo via questa. Come ultima cosa io gli faccio una passata anche di coramella, che praticamente è un cuoio sopra un supporto rigido. Allora vi faccio vedere. Secondo me quella è la cosa che gli dà veramente la filatura finale. Questa è la coramella. Allora, dato che abbiamo passato la pietra a 1000, passiamo soltanto dalla parte non abrasiva, cioè quella del cuoio. Qui diamo un po' di passate, più ne diamo e meglio è, sempre con l'angolo giusto. Sempre prima da una parte e poi dall'altra. La filatura per adesso è finita e facciamo un piccolo test. Allora, vi ricordate nell'altro video questo coltello non tagliava assolutamente niente. Guardiamo ora. Direi che adesso taglia. Mi raccomando, la cosa fondamentale è che, almeno per quanto mi riguarda, per come fo io, una volta passato la pietra a 1000, di passare a coramella. Io consiglio di farla anche qui tutte e due, perché questa rifinisce la lama e questa gli dà proprio il filo al rasoio. Ora io non l'ho fatto perché anche non mi sembrava necessario, però per ottenere un risultato migliore fate sia il lato verde, cioè quello con la pasta abrasiva o lucidante, e il lato cuoio naturale. Come vedete ha ancora bisogno un po' di alcune passate sul cuoio, però già è un risultato ottimo. Lo passerò sulla mola che ho io qua, per dargli una rifinitura ancora più tagliente. Direi che ora taglia decisamente meglio. Direi di sì. Vedete? Ora è affilata proprio al rasoio. Come avete visto, per affilare i nostri coltelli, qualsiasi coltello che noi abbiamo, ci servirà un kit di pietre. Io vi lascio tutti i link in descrizione, una coramella o al massimo una affilatrice d'acqua, come ho già fatto vedere in altri filmati. Comunque, per iniziare, per fare i nostri lavoretti, io consiglio un kit così, con tutte le pietre, il supporto. Poi in descrizione vi lascio anche il supporto che io stesso ho stampato in 3D, almeno potrebbe tornarvi utile, e soprattutto la coramella. Questa è indispensabile se volete dare un filo al rasoio ai vostri coltelli. Prima la parte verde e poi la parte di cuoio nudo. Sarà una procedura molto un po' più lunga rispetto a quella delle pietre, perché dovrete passare molte volte sopra il cuoio per dargli una rifinitura sia lucida che col filo a rasoio. Bene,
Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi torni utile per i vostri coltelli. Se volete lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.